qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, o per i più esperti anche Luna e Venere in Toro solo per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Andiamo a vedere come sarà questo novembre 2025 per te e lo facciamo con una bella croce celtica iniziale dove andremo a vedere tutto lo scenario che c'è per te, poi andremo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Questo è un mese importantissimo per te, perché? Perché abbiamo la luna piena in Toro con l'asse dello Scorpione. Allora io mi sono segnata tutti i transiti principali in modo tale da andarli a applicare nella tua lettura. Quello che mi dà l'attenzione soprattutto è questa super luna piena, che è la più vicina alla Terra, la più grossa di quest'anno, che il 5 novembre alle 9 di mattina, che è in Toro. Cioè, sull'asse Toro-Scorpione, questa luna è come se illuminasse i tuoi desideri più profondi. Questa è la luna che parla di possesso di materia e trasformazione della stessa, no? È come se il cielo ti stesse dando una lente di ingrandimento, di luce intensa sulle risorse interiori, sul piacere, sui bisogni e ciò che deve essere lasciato andare per realizzarli. È come se ti chiedesse questa luna piena, no? Cosa nella mia vita è pronto ad essere goduto finalmente, incarnato, custodito e cosa invece va lasciato morire per permettere la vera fioritura, perché sull'asse dello Scorpione, no? Che è la trascendenza, la metamorfosi, la morte e la rinascita per dare, cioè lasciare cadere tutto quello che non serve per dare stabilità, piacere, corpo e sensualità, no? E quindi questa luna ti insegnerà a godere senza attaccarti, ma godere veramente, ad amare senza trattenere. E poi tutti i transiti potentissimi che abbiamo andremo ad applicarli alla lettura con Mercurio in Sagittario fino al 19 novembre, Venere in Bilancia fino al 6, poi passa in Scorpione, Marte in Sagittario fino al 5-6 novembre, Giove sempre in Cancro entra retrogrado dall'11 novembre e là ci sarà proprio l'introspezione del grande desiderio sacro, no? Poi abbiamo Saturno che rimane retrogrado in Pesci, Nettuno retrogrado in Pesci, Plutone in Acquario e poi questa superluna. Ma andiamo a vedere cosa ti riserva questo scenario pazzesco per te. Allora, andiamo a vedere. Partiamo con una bellissima croce celtica. Chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere gioia, espansione, realizzazione e successo. Toro, novembre 2025. Allora, come entriamo nel mese di novembre? La situazione iniziale, come entriamo? La sfida karmica principale, il subconscio. Cosa è successo nel mese di ottobre? Cosa accade i primi 15 giorni di novembre? Cosa accade dal 15 novembre in poi? Il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze o le tue paure e il risultato finale. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà a novembre? Allora, andiamo a vedere l'energia del presente. Vediamo come entriamo a novembre. Wow, con la regina di bastoni a Cipicchia, come sei attraente, magnetica, magnetico, bellissima. Entriamo a novembre con una potentissima energia di autonomia, di passione, di determinazione. Io vedo che tu hai tutta la forza di manifestare i tuoi desideri. È l'intuito che guida l'azione.
ok? Sei magnetica, magnetico, il magnetismo personale. E la super luna piena nel tuo segno, il 5, amplifica questo tuo sentirti, questo fuoco interiore, cioè sei più visibile che mai, gli altri ti vedono, ti riconoscono, sei più radicata o più radicato nel tuo corpo, nelle tue sensazioni, cioè è come se sentissi la spinta a creare ciò che desideri davvero. Poi abbiamo Venere in bilancia fino al 6 che ti porta anche a armonia nei rapporti. Quando passa poi Scorpione, è come se le tue emozioni con questa regina di bastoni si intensificassero e ti invita a gestire con coraggio le passioni e le relazioni. Coraggio ti chiede, coraggio, ok? Vediamo qual è la sfida karmica in questo mese. Ah, il giudizio. Guarda, ti dico che in questo mese sarai chiamata o chiamato a valutare con onestà ciò che è stato nella tua vita, valuta con onestà, e ciò che vuoi diventare. Cioè, chi vuoi diventare veramente? Cosa? Ecco, abbiamo Mercurio retrogrado fino al 19 in Sagittario che potrebbe portare delle vecchie conversazioni o delle situazioni irrisolte, che sono ancora irrisolte, che devono essere sistemate. E Giove in Cancro retrogrado dall'11 ti inviterà a riflettere su ciò che serve davvero al tuo cuore. Solo quello devi portare avanti. Qual è la sfida? Non fuggire dalle verità che emergeranno, che devono essere che sono in sospeso. Non fuggire dalle verità che emergeranno e affronta le situazioni con consapevolezza anche se scuotono le tue sicurezze, perché hai il potere per farlo. Va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso quali sono le radici della situazione, cosa c'è sotto, nel profondo. Una chiarezza assoluta, asso di spade. Tu hai nel profondo sia che hai la chiarezza e desideri ancora più chiarezza, ancora più verità. Cioè, io ti dico che questo mese è il mese in cui ti emergeranno dal subconscio, quasi inaspettatamente, idee, intuizioni e decisioni chiare. E la superluna in Toro renderà questa energia ancora più potente. Cioè, io ti vedo che i tuoi desideri e le tue necessità interiori si manifestano chiaramente, cioè richiedono delle scelte coraggiose e nette perché sai esattamente cosa vuoi o cosa vorrai. Ok? Decisioni nette, magari hai tergiversato nei tempi addietro, no? Ok. Vediamo adesso che cosa è successo nel mese di ottobre, passato recente, le settimane precedenti. Qua vedo il 9 di denari. Vedo che ottobre è stato un mese per te di stabilità, di sicurezza, di autonomia. Cioè qua hai lavorato su realizzazioni tue concrete, su delle soddisfazioni personali, sull'indipendenza sia emotiva che materiale. Hai lavorato su questo. E questo bagaglio qua che ti viene da ottobre ti aiuta a iniziare novembre con una base solida, con una base sicura, con una base fondamentale per affrontare le sfide del giudizio della superluna. Ok? Andiamo a vedere adesso i primi 15 giorni di novembre. Infatti abbiamo la forza, cioè ti vedo coraggiosa nell'affrontare tutto quello che c'è da affrontare. Coraggio, resilienza, padronanza di sé. Qua mi dice che tu avrai assolutamente la capacità di gestire emozioni molto intense. Avrai la capacità di gestire tutto senza farti travolgere da eventuali impulsi o dagli ostacoli esterni. Sarai molto forte. Abbiamo Marte in Sagittario dal 6 novembre che aumenterà questa energia fisica, questo magnetismo e anche l'impulso ad agire. Quindi sarà importante per te canalizzare questa forza in modo consapevole, va bene? Sei molto forte, molto molto forte. Cosa succede la seconda metà del mese? Infatti abbiamo il matto, bellissimo, ti lanci, fede assoluta perché hai una forza inarrestabile, un sentirti sostenuta, sostenuto dagli avi, gli antenati, dall'universo. Qua vedo che ci sono nuove possibilità, apertura, libertà. Il matto qua mi indica l'inizio per te di percorsi quasi inattesi.
Qua è necessario il coraggio di osare e fiducia nell'ignoto, lanciati. Ci sono cose nuove qua, inattese, lanciati. Mercurio sarà passato in Scorpione, no? Se non sbaglio, fammi vedere. In Sagittario, sì. Mercurio sarà passato in Scorpione e Venere sempre nello stesso segno in Scorpione. Ti dice che i cambiamenti emotivi e le trasformazioni nelle relazioni saranno molto più profondi e trasformativi, come proprio la superluna ti chiede. Quindi ci saranno cose nuove, buttati, lanciali, lanciati, ok? Vediamo qual è il tuo approccio in tutto questo. E qua abbiamo un bellissimo Re di Spade, cioè affronterai il mese con chiarezza, con decisione, anche con razionalità laddove serve. Ti vedo forte, Anche se la Luna e Marte ti spingeranno verso il piacere, no? Verso il piacere e l'azione, però tu mantieni una certa capacità di discernimento, cioè di analizzare le situazioni da una prospettiva lucida e chiara. E questo Re di Spade qua mi indica che tu in questo mese avrai un approccio pragmatico alla vita che ti aiuterà a prendere le decisioni importanti senza farti travolgere dalle emozioni o dagli eventi improvvisi. Ok? Vediamo le influenze esterne. E qua abbiamo il matto, sì, allora in questo mazzo di tarocchi abbiamo due volte il matto, questo è il matto, questo è lo psiconauta, no? Più o meno hanno la stessa valenza, è come se, cioè quella che gli ho dato io in questo senso, è come se questa è l'energia psichica a livello intuitivo, questa è la fede di lanciarsi, va bene? Quindi qua nel mondo esterno ti arrivano delle energie di novità, ci sarà novità, ci sarà leggerezza, ci sarà spinta all'avventura. Io vedo che qua ci sono delle situazioni e delle persone, o ambedue, che ti possono portare dei cambiamenti inaspettati. Cioè ci saranno degli stimoli esterni e di possibilità di ricominciare. Cioè il matto esterno qua risuona molto con la luna piena nel tuo segno. Ci sono dei momenti di svolta che richiedono coraggio e apertura mentale. Può essere un po', sai, tutti i segni fissi, Toro, Acquario, hanno un attimo di resistenza, no? La novità, la cosa nuova, ma qua ti stuzzica, ti piace questa cosa, va bene? Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. Qua abbiamo il 6 di coppe. Allora, guarda, dentro di te ci sarà il desiderio autentico di armonia. Ci saranno dentro di te i ricordi positivi, ci saranno dentro di te le connessioni autentiche che hai elaborato nella vita, no? Connessioni vere, autentiche. Ti dico che per alcuni di voi c'è anche la paura di ritorni del passato. Non solo questo, c'è anche un po' di paura di illusioni emotive. Perché alcuni di voi hanno un po' paura dei passati? Perché c'è tutto nuovo qua, matto matto due volte, hai la voglia, la spinta a ricominciare, a fare delle cose meravigliose, hai tutta questa grinta con la regina di bastoni, anche se sei uomo, La sfida karmica è proprio il giudizio, cioè situazioni del passato che riemergono o situazioni che devono essere tralasciate, scusami, no, elaborate una volta per tutte. Quindi hai un po' di paura, tra virgolette, di questo passato, no? E questa carta in questa posizione per te in questo mese è una sorta di richiamo a bilanciare la nostalgia e l'apertura verso il nuovo, ad accogliere ciò che ti porta gioia senza restare intrappolata o intrappolato in degli schemi passati. Va bene? Ok, vediamo il risultato finale qual è. Qua abbiamo il 7 di coppe, si aprono molte possibilità per te in questo mese e anche molti scenari emotivi e ci sarà anche la necessità di scegliere con chiarezza e discernimento, ricordiamo il Re di Spade qua, quello che vuoi. Quindi novembre ti offrirà delle opzioni sia nelle relazioni, sia delle scelte emotive e progetti. Ma la sfida sarà non perderti nelle illusioni o nelle promesse vuote, sfruttando la saggezza che hai acquisito. Va bene? Ok, adesso ti faccio l'analisi ambito ambito. Mettiamola così.
Allora, partiamo dal lavoro e dall'economia. Da queste carte vedo che insieme alla luna piena ci sono delle iniziative concrete e materiali per te. Ehm, Iniziative nuove o che stai già portando avanti, iniziative nuove, tutto nuovo. Si aprono queste possibilità e ti vuoi lanciare in queste cose nuove. Soltanto Giove retrogrado in Cancro ti invita un attimo a revisionare le strategie, anche il budget, eventuali investimenti in queste cose nuove. Poi c'è Marte in Sagittario che ti porterà proprio energia per agire. Qua ti vedo con la voglia di lanciarti. Però non fare con le cose affrettate, cioè pondera le decisioni, va bene? Mettiamo questo qua, se no mi chiudo il video. Per quanto riguarda la famiglia, io vedo che le influenze della Luna e di Venere ti daranno dell'armonia in famiglia. E questa armonia sarà scaturita dalla necessità di chiarire dei vecchi malintesi. Sì, questo vedo. Nuove cose in famiglia, però una volta sistemati dei vecchi malintesi, ok? Idee chiare, tu sai già quello che vuoi. Mm. Invece nelle amicizie, amicizie e comunità, questo matto mi parla di incontri inattesi che farai, delle nuove connessioni, però serve discernimento, cioè con questo 6 di coppe qua mi dice un po' di bilanciamento, no? Tra nostalgia e nuove dinamiche. Qua ci sono dei ritorni di amicizie in questo mese. E ci saranno anche sempre nelle amicizie dei vecchi legami positivi che si rafforzano. Sì. Per quanto riguarda invece la psiche e la salute, qua io vedo che nei primi 15 giorni del mese, con la forza, ci sarà molto equilibrio emotivo per te, anche resilienza. E con Mercurio retrogrado e Saturno in pesci, ti inviteranno a dei momenti di introspezione e meditazione per non sovraccaricare mente e corpo, perché ti vedo resiliente, no? Sì. E con la superluna io vedo che qua sarai molto sensitiva, molto sensitivo, soprattutto in contatto con i tuoi bisogni profondi, per quanto riguarda la salute e la psiche. Come realizzazione dell'anima, io qua vedo che l'asso di spade e la luna piena nel tuo segno ti daranno delle opportunità di chiarezza e di trasformazione interiore radicale. Cioè novembre è un mese per te per riconnetterti con i tuoi desideri autentici, lasciare il superfluo perché si apre il nuovo e agire con intenzione, con proprio intenzione, no? Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli. Nessun dibattito. Non devi fare nulla per essere più degno. Sei prezioso, indipendentemente dalle tue circostanze. Lo sei sempre stato e lo sarai sempre. Non c'è niente da discutere. Cioè, questa carta parla chiaro, è un po' il sunto della regina di bastoni e di come si muove, no? Nel senso, tu sei degna o degno di realizzare i tuoi obiettivi e di desiderare quello che vuoi. Questo è il mese in cui tu darai voce a quegli obiettivi. Va bene? Datemene un'altra. Tutto è qui. Abbraccia la convinzione spirituale che tutto esista già qui e ora. Vivi nel momento presente e sii grato per ciò che hai. Allora, questo è il mese in cui vivi quotidianamente quello che è, perché quello che è in questo mese è esattamente quello di cui la tua anima ha bisogno. E quindi abbraccia la convinzione che tutto sia già qui ed ora,
va bene? E tutto quello che ti serve ce l'hai qui, in questo mese. Cos'altro? Lo spirito dell'amore. Non cercare il vero amore, perché ti troverà se rimani fedele a te stesso. E questa è la stesa della fedeltà a te stesso. Cioè il vero amore, tu non lo devi cercare fuori. Arriva da fuori quando tu ti sei riconnessa o riconnesso. E dice, il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. Quindi questo è il mese in cui, soprattutto la prima parte del mese, con questo leone, no? Con questa forza, sarai resiliente a essere chi sei. E questo ti porterà a realizzare quello che la tua anima chiede in questo mese. Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa succede nell'amore per te in questo mese. Vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro nell'amore a novembre 2025? La regina di spade, sì, ti vedo centrata o centrato. 2 di coppe, a cipicchia. Paggio di coppe, qua vedo l'amore, ragazze mie. E ragazzi, c'è l'amore, proprio una condivisione meravigliosa. Vedo momenti dolcissimi. Io qua ti vedo che hai lottato, che sei stata male o sei stato male, hai lottato, adesso hai le idee chiare, non sei una persona che non ha lottato, insomma. Vedo che l'amore ti ripaga qua. L'amore ti ripaga assolutamente. Una persona ti corteggia, poesie d'amore, un poeta dell'anima, una poetessa dell'anima. Qua vedo, c'è l'amore per te in questo mese. C'è l'amore. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro, proprio perché tu ti riconnetti al tuo valore, mi spiego. Che energia ha la persona che ti viene incontro? 10 di coppe, una bellissima energia di vicino a te. Paggio di spade, qua si chiariscono anche eventuali malintesi. 7 di denari, guarda, io vedo l'energia di questa persona che è molto predisposta all'amore totale, 10 di coppe con te. Tuttavia il paggio di spade con il 7 di denari mi dice che è una persona che si godrà con te i frutti del momento, momento per momento, chiarendo anche i suoi dubbi, perché è nel vivere quotidiano che si chiariscono eventuali dubbi. Ok? Guarda, quello che ti posso dire è che proprio questa persona ha un'energia nei tuoi confronti di amore autentico, ha attenzione nei tuoi confronti, ha pazienza, cioè qua c'è un desiderio reale di costruire una connessione emotiva e l'armonia. Questa non è una persona superficiale, cioè arriva con la volontà di vivere il momento, di godersi ciò che accade e di chiarire ogni dubbio. C'è curiosità, apertura mentale, una persona aperta mentalmente, e c'è anche profondità emotiva e capacità di provare gioia piena nelle relazioni. Questa persona non ha fretta, 7 di denari. Sa che per far crescere qualcosa di vero bisogna coltivare i sentimenti con calma, assaporando ogni piccolo progresso e consolidando la fiducia reciproca. Questa persona ha un'energia che ti nutre, ti incoraggia a godere della relazione giorno per giorno, senza forzature, ma proprio con serenità, con lungimiranza, va bene? Cioè questa persona arriva con amore reale, chiarezza di intenti e la capacità di costruire qualcosa di duraturo e gioioso. Però lo fa passo passo, con rispetto dei tempi e anche attenzione al cuore, ai dettagli del cuore, ok? Ora andiamo a vedere alla fine cosa succede nell'amore per te, le ultime 3 carte. Re di bastoni, sì. Il matto, il matto e il matto. Qua ci sono nuovi inizi. Ti dicono abbi fede, lanciati. Cioè,
e il 9 di denari mi conferma la realizzazione e al tempo stesso la pacatezza. Allora, io ti dico che qua c'è una persona che farà delle azioni nuove, rischierà con te. E il 9 di denari qui mi parla di qualcosa che si costruisce nel tempo piano piano. Cioè, questa relazione è una relazione che nasce ex novo. Che vuol dire? È una relazione che si basa su dei principi di autenticità e di autonomia emotiva, 9 di denari, e non sul bisogno, sul controllo, sulla, come dire, sulla necessità di starti accanto per forza. No, è un amore leggero, è un amore libero, come dice il titolo della mia canzone, che è l'intro dei nostri video. È un amore libero, capace di radicarsi profondamente proprio perché ha questa leggerezza nel cuore. Ok? Adesso scendiamo nelle profondità di questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei per vedere cosa ti dirà, quali sono le emozioni che muovono i suoi passi. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. È una persona che ha sofferto moltissimo. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una persona che ha sofferto tantissimo, non so se con te o nella sua vita, e prima di fare un passo ci va piano piano, e infatti si costruisce pian piano l'amore. E ha raggiunto una certa maturità emotiva. È una persona di grande spessore, te l'ho detto, eh? Cos'altro? Questa è anche comunque la tua carta con la regina di spade lì, anche se sei uomo, che ha imparato molto nel dolore e l'hai visto come alleato, il dolore. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Questa carta mi dice che l'amore si costruisce pian piano, respiro dopo respiro, a poco, mano nella mano, con la propria integrità emotiva raggiunta. Una persona che vorrà sentire addosso il tuo corpo, il tuo respiro. Il tuo respiro. Che cos'è il respiro? Il respiro è quella sensazione che c'è. Ok, al di là poi se vi vedete tutti i giorni o mi vedete, quella cosa che c'è. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Molto poetica. Cos'altro? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivato tu e mi hai denudato l'anima. È una persona che ha avuto sempre paura delle proprie emozioni, ma davanti a te ogni corazza crollerà o crolla. Ok? Sì. Bellissimo, molto poetico, molto poetico. Sì. Guarda, io vedo questo mese che ti porta un amore integro, maturo e autentico, dove tutti e due sapete stare pienamente con voi stessi, senza bisogno di dipendere l'uno dall'altro per sentirvi completi. Qua io vedo passione, sicurezza, re di bastoni, però anche spontaneità, apertura al nuovo, il matto ripetuto 3 volte, che permettono di vivere queste carte, i sentimenti con leggerezza, con fiducia, senza paure, senza schemi del passato, no? Nonostante ci potrebbero essere delle paure tue qui. Il 9 di denari qua conferma che l'amore si fonda su indipendenza, gratitudine e rispetto reciproco, creando una relazione che nutre sia l'anima che la vita quotidiana. Quindi io vedo che novembre è un mese per te di relazioni solide, gioiose, sincere, dove l'amore non nasce dal bisogno, ma dalla libertà interiore e dalla consapevolezza. Quindi io vedo tutti gli incontri che ci saranno in questo mese, che siano nuovi o già esistenti, si baseranno su rispetto, 9 di denari, chiarezza emotiva, re di spade, e condivisione autentica, 2 di coppe.
Cioè questo è un periodo in cui tu potrai godere dei legami, veramente, vivere con passione, autenticità e costruirai relazioni che siano gioia, crescita e piacere reciproco. È dalla tua parte questo mese. Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Che ti ho detto? Felice, felice. Che cosa ti ho detto? Ti vedo felicissima, felicissimo. Così ti vedo. Sì, bellissimo. Ci sono amori autentici qua, ecco, creare la carta migliore di questo mazzo, tra le migliori. E siccome sei così felice, legata alla tua forza interiore, legato al tuo amante mistico, qua tu avrai la capacità di creare relazioni bellissime. Tanto poi mi farete sapere, bellissime. E non ci sarà ostacolo che ti ferma più. Bellissimo, ragazzi miei ragazzi, una stesa bellissima, ma sia la stesa generale che questa, vedo. Assolutamente sì. E vediamo qual è la carta che ti permette con il rituale che ti darò adesso di realizzare, portare avanti tutta questa bellissima energia. D'altronde qua ti stai accettando per come sei, cioè amando proprio. È normale che proietti l'amore all'esterno, ok? Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale. Il rituale della buona riuscita per te. L'evocazione. Adesso ti leggo questa carta e capisci il mio Non voglio perdermi nemmeno una goccia di questa carta, te la leggo. Numero 3. Allora, a volte da solo proprio non ce la puoi fare. Per evocare un alleato devi innanzitutto riconoscerne la presenza, poi devi compiere il rituale. Nel rituale devi offrire una parte di te per avere l'aiuto che cerchi. Sapete quello che facciamo nello yoga sciamanico? Chi sta facendo il rituale, la pratica dei 21 giorni, va bene, tutto perfetto così. La pratica dei 21 giorni la trovate sotto all'info box, ok? Questo rituale che vi do adesso è da inserire nella pratica dei 21 giorni. È un patto con gli spiriti che devi fare. Si offrono attaccamenti che sono pericolose zavorre e si chiede aiuto. Cioè noi quando entriamo nello yoga sciamanico, non lo sapete, nella foresta immaginale, offriamo una credenza, una zavorra, un attaccamento e chiediamo aiuto a uno spirito, agli spiriti per realizzare il nostro obiettivo. Questo è ciò che devi fare in questo mese. In presenza di questa carta devi chiedere aiuto. Non c'è niente di male nel farsi aiutare, nel riconoscere che questa volta da soli non ce la si può proprio fare e nel saper farsi aiutare. Saper chiedere e saper ricevere è un'arte, passa attraverso lo scambio, che ci consente di ricevere e di dare gioia. Attendi l'aiuto che a volte può arrivare attraverso la voce di qualcuno che ti è vicino. Ascolta gli altri molto attentamente, perché gli spiriti parlano attraverso gli individui che ti circondano e anche attraverso il volo degli uccelli. Fate attenzione agli uccelli che vi passano vicino, perché c'è un messaggio per voi, oltre alle persone che vi parleranno in questo mese. Ricordiamo che abbiamo il matto esternamente di nuovo, cose nuove che magari ti passano lì per lì. Ah, ma quello ha detto, ok? Vedere molti uccelli è certamente segno di grandi, numerosi alleati e di buon auspicio per il raggiungimento dell'obiettivo sul quale hai interrogato il drago immaginale, che sono gli obiettivi di questo mese, no? Che ti prefiggi. Allora ti do il rituale, mi raccomando ragazze e miei ragazzi, fatelo almeno 1 o 2 volte a settimana, almeno. Allora, dovunque ti trovi, qualsiasi cosa tu stia facendo, porta l'attenzione alla respirazione. Rendila un po' più profonda e lenta rispetto al ritmo del respiro spontaneo. Sapete, respirazione ujjayi pranayama o semplicemente respiro un po' più profondo di quello normale. Ok.
conta 10 respiri e cerca di rimanere concentrato su di essi. Cioè concentrati solo sul respiro. Quando i pensieri scorreranno nella mente, le emozioni scorrono. Osserva ogni cosa che si muove in te e fuori di te. Ma il principale centro della tua attenzione per la durata di 10 respiri deve rimanere il respiro stesso. Cioè tu respiri e arrivano pensieri. Riporta dolcemente l'attenzione sul respiro. So che sto inalando, so che sto esalando, so che sto inalando, so che sto esalando. Ok, 10 respiri. Poi concentrati con totale trasporto, con piena presenza mentale. Poi dedica i meriti che si sprigionano da questa pratica ai tuoi spiriti alleati, chiedendo il loro aiuto con questa formula. Aiutatemi a ricordare, aiutatemi a ricordare, aiutatemi a ricordare. Allora, lei ti dice, puoi ripetere la meditazione più volte al giorno. Siccome è una meditazione semplicissima, se erano rituali più potenti, cioè rituali più impegnativi da questo punto di vista, più dispendiosi di tempo, ti avrei detto 2 o 3 volte alla settimana. Io ti dico falla tutti i giorni questa insieme alle pratiche, ok? Perché ti dice che arrivano questi spiriti che ti portano i messaggi. I tuoi spiriti alleati sono il tuo spirito guida, che è il tuo amante mistico o la tua sposa celeste, il tuo spirito animale, sono anche certi tuoi antenati e molti spiriti della natura ai quali sei legato o legata e che puoi riconoscere nelle immagini di natura che ti sono più care. Per esempio, il tuo albero migliore amico, il tuo albero preferito, la luna, il mare, eccetera. Abbiamo la luna piena. Lo spirito della luna rivolgiti, aiutami a ricordare. O un animale, o qualcuno che vedi, un animaletto, una pianta, aiutami a ricordare. Fai 10 respiri, ok? Perché questa carta è connessa con lo spirito animale, quindi ti riattiva la memoria ancestrale. Va bene? Allora ti dice di evocare lo spirito per avere maggiore direzione e chiarezza. Va bene? Ok. Bene, detto questo, ragazze e miei ragazzi, per te è un mese bomba. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!